mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi presento un nuovo tutorial, un cappello con il filato Dolly. Amo questo filato, mi piace tantissimo la sua sfumatura che è lunghissimo. Ho scelto un punto non tanto semplice da eseguire, cioè è facile perché comunque dobbiamo semplicemente imparare la sequenza del primo giro e secondo giro, poi il terzo e quarto è sfalsato, ma dobbiamo semplicemente diciamo imparare a memoria l'avvio e la chiusura, ma comunque non è complicatissimo. Io vi lascio casomai sul mio gruppo Luana Dolci Riflessi di Facebook, vi lascio lo schemino, anche se io l'ho modificato ovviamente, ho modificato per poterlo poi lavorare in tondo, per cui però se vi aiuta, perché insomma non è proprio semplicissimo da realizzare, ma insomma facile, con un'ora si realizza il cappello. Ho deciso di mettere questo pompon molto fitto, prendete la vostra circonferenza, questo calza all'incirca sui 55 centimetri, anche 56, abbastanza largo, ma qui poi mangia un pochino il filato, il cappello, per cui se lo vogliamo un pochino più lento poi facciamo un calcolo delle maglie che deve essere divisibile per 8. Allora io ho avviato 64, diciamo 64 sono le maglie che ho avviato, ma se le volete cioè un pochino più lento basta aggiungere altre 8 maglie, così state più sicure. Insomma, se vi tira un pochino di circonferenza su questa parte poi fate una prova e vedrete che non potete sbagliare. Allora passiamo subito a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Dolly. Adoro questo filato proprio per realizzare il cappello. Ho scelto il color smeraldo. Ha un fucsia molto scuro che arriva fino al viola e poi abbiamo il colore smeraldo. Sono 100% lana. Vi faccio vedere l'etichetta da vicino. Ha una lunga sfumatura e 150 grammi questa cake, 240 metri, consigliano i ferri dal 7 all'8 e l'uncinetto dal 5,5 al 6,5. Uncinetto 5,5. Iniziamo il lavoro prendendo il centro della cake, ci troviamo con una parte di verde, poi iniziamo con un fucsia di viola scuro. Allora, ora dobbiamo realizzare una fascia elastica. Abbiamo 6 catenelle, una catenella in più e vado a lavorare per ogni punto delle maglie basse. Ora una catenella per girare il nostro lavoro e vado a lavorare sempre in costa retro, per cui per tutta la fascia in costa retro maglia bassa. Prendo la costina dietro, prendo il filo e vado a lavorare sempre una maglia bassa. Sempre in costa retro. Ancora catenella, tiro leggermente il filo, giro il lavoro e proseguo fino ad arrivare all'altezza della nostra circonferenza della testa. Possiamo poi vi faccio vedere appena finita la fascia che basterebbe tirare, basta un pochino tirare la fascia per renderla un pochino più elastica. Adesso proseguo e vi dico quante righe ho lavorato. Allora sono andata avanti, ho lavorato 64 circa di righe lavorate. Sono arrivata a 45 centimetri, però una cosa che vi voglio far vedere, ecco, questi sono i 45 centimetri. Quando andiamo a allungare, vedete quanto cede? Cede tantissimo, per cui mi raccomando, io mi sono fermata prima, ma cede tanto, ma questo dipende da quanto voi lo volete lento. Per una circonferenza 55-56 mi fermo 10 centimetri
10 centimetri prima, ma perché cede molto, poi dipende anche dalla lavorazione. A me piace molto lento, il cappello non lo sopporto stretto, però comunque voi potete decidere quanto volete la lentezza del vostro cappello. Ora adesso lo andiamo a chiudere, togliamo il centimetro, vado a prendere l'uncinetto e vado a chiudere, vado a prendere la costina laterale in questo modo e poi il punto, prendo il filo e lo faccio passare con un punto bassissimo, riprendo la costina successiva e il punto, facendo attenzione di prendere il punto che ci occorre. Sono 6 punti, per cui lo vado a passare in questo modo, costina e il punto successivo, maglia bassissima, sempre costina. Abbiamo qui 1 2, questo è il terzo, lo vado a passare e l'ultimo punto, catenella e abbiamo concluso. Adesso vado a girare il lavoro, lo giro in questo modo e vado a lavorare ogni punto, faccio una catenella, già l'ho fatto, già l'ho realizzata, entro e vado a lavorare per ogni riga lavorata una maglia bassa, in questo modo, per ogni riga lavorata. Lavorando noi dobbiamo contare un multiplo di 8, per cui all'incirca, se le mie sono 64, insomma sono perfette, però voi contate se avete fatto una misura diversa andando a realizzare le maglie basse, o aumentate qualche punto o diminuite, proprio per arrivare a un multiplo di 8. Adesso io proseguo fino ad arrivare al termine di tutto il giro, in questo modo. Una volta completato il giro e chiuso con una maglia bassissima, vi dovete rassicurare che siano un multiplo di 8. Fatto questo, andiamo a realizzare, rientro sullo stesso punto, una maglia bassa, fatta una catenella laterale, però dobbiamo realizzare prima una catenella e poi entro sul punto e realizzo una maglia bassa. Realizzata la maglia bassa, andiamo a contare 4. Questa è la prima maglia, prima, seconda, terza e quarta maglia. Prendo il filo e vado a lavorare 3 maglie alte, la prima sullo stesso punto, la seconda e la terza. Ora 3 catenelle, 1 2 e 3, sempre sullo stesso punto andiamo a realizzare altre 3 maglie alte, per cui abbiamo realizzato un ventaglio, prima, la seconda e la terza. Eccola qui, abbiamo fatto il nostro primo ventaglio. Ora contiamo 4, 1 2 3 4, maglia bassa, 1 2 3 4, maglia bassa, e di nuovo si ripete la sequenza contando 4, 1 2 3 4, prendo il filo e vado a lavorare 3 maglie alte, la prima, la seconda, la terza, 3 catenelle e sullo stesso punto
3 maglie alte, la seconda e la terza, contiamo sempre 4, 1 2 3 4 maglia bassa. Con la sequenza è sempre la stessa, contiamo 4, realizziamo il ventaglio, contiamo 4 maglia bassa per tutto il giro. Allora, adesso che io ho terminato la riga con il ventaglio, ci troviamo con la maglia bassa qui al centro, vedete? Allora, io adesso vado a realizzare una maglia bassissima. Ora mi devo spostare per iniziare un nuovo giro. Mi sposto dove c'è la prima maglia alta, sempre con una maglia bassissima. Realizzo una catenella, prendo il filo e vado a lavorare una maglia alta e rilievo la prima maglia alta sottostante, per cui prendo il filo in questo modo, vado a lavorare una maglia alta ma la lascio in sospeso, prendo di nuovo il filo, salto la seconda, entro nella terza, prendo il filo e vado a lavorare le due asoline, prendo il filo e vado a chiudere. Qui potete mettere un marcapunti se preferite. 3 catenelle, qui in mezzo al ventaglio ci sono le 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle. Ora qui abbiamo di nuovo il ventaglio, vado a lavorare la prima maglia alta e rilievo davanti e la lascio in sospeso perché la vado a chiudere poi insieme. Ora che abbiamo fatto le 3 catenelle, abbiamo metà del ventaglio e l'inizio del metà del ventaglio, lo dobbiamo come unire, ecco. Allora vado a prendere il filo, entro nella prima a rilievo e la lascio in sospeso, per cui faccio le prime 2 asoline e lascio in sospeso, prendo il filo, entro nell'ultima della sequenza del ventaglio e la lascio in sospeso. Ora prendo il filo di nuovo, entro nella prima del ventaglio del gruppo di 3 e lascio in sospeso, poi passo su 2 asoline. Ora prendo il filo, entro nell'ultima sequenza delle 3, passo su 2 asoline, prendo il filo e lo passo su tutte le asoline, 3 catenelle. Questa è la sequenza. Ora abbiamo il centrale, maglia bassa, 3 catenelle e ripetiamo da capo la prima e la terza in rilievo, in sospeso. Prendo il filo, la prima in rilievo davanti e lascio in sospeso, la terza rilievo davanti in sospeso, prendo il filo, entro ora nell'altra sequenza, la prima e lascio in sospeso, prendo il filo, entro nella terza, prendo il filo, le passo sulle 2 asoline, prendo il filo di nuovo e lo passo su tutte, ok? 3 catenelle, 1 2 e 3 e di nuovo al centro maglia bassa e ripeto di nuovo la sequenza, facilissima. Lavorando la prima e la terza ci troviamo con le 2 finali, sempre la prima e la terza, andiamo a chiudere lasciando in sospeso le altre in questo modo con una maglia bassissima e abbiamo concluso il nostro giro, l'abbiamo concluso. Allora, il primo e il secondo l'abbiamo lavorato, adesso andiamo a lavorare di nuovo la sequenza però sfalsata, cui i giri sono sempre 2, il primo e il secondo. Ora faremo il terzo e il quarto, ma semplicemente il ventaglio viene spostato e sfalsato in base a quello sotto. Allora cosa facciamo? Abbiamo realizzato adesso una maglia bassissima, andiamo a realizzare 3 catenelle in questo modo. Possiamo anche realizzare
una maglia bassa se preferite, in questo modo faccio una catenella, rientro sul punto che è questo, maglia bassa, prendo la costina laterale e chiudo. Abbiamo fatto sempre una maglia alta un pochino più rafforzata, in maniera che abbiamo fatto la maglia alta, facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare 3 maglie alte laterali, diciamo è la metà del nostro ventaglio e l'inizio l'abbiamo già insomma fatto, in maniera che poi andiamo a chiudere dopo. Allora, abbiamo realizzato le nostre 3 maglie come abbiamo fatto in precedenza in questa parte, diciamo la prima riga, e andiamo a lavorare la maglia bassa. La maglia bassa la realizziamo dove abbiamo fatto la maglia bassa, sulla maglia bassa, maglia bassa. Ora di nuovo il ventaglio viene realizzato proprio dove c'è, eccolo qui, il nostro ventaglio precedente, entriamo proprio al centro e andiamo a realizzare una maglia alta, la seconda, la terza, 3 catenelle e poi di nuovo le 3 maglie alte, la prima, la seconda, quindi un po' di filo che mi tira, e la terza, e dobbiamo chiudere sulla maglia bassa che è questa maglia bassa e vado a chiudere. Qui la sequenza è sempre la stessa, dobbiamo realizzare il nostro ventaglio e la maglia bassa sulla maglia bassa, andiamo al centro del nostro ventaglio, ancora maglie, le nostre maglie alte. Vi faccio rivedere la sequenza, prima, la seconda, la terza, 3 catenelle, è sempre la stessa, e poi andiamo a lavorare le 3 maglie alte e andiamo a chiudere sulla maglia bassa. Ripetiamo per tutto il giro. Adesso che stiamo completando il giro, noi abbiamo lasciato qui una maglia alta, le 3 catenelle, qui dobbiamo completare, abbiamo chiuso adesso con una maglia bassa, entriamo e completiamo con 2 maglie alte, la prima e la seconda. Entro dentro la maglia alta e lavoro una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare il quarto giro. Il quarto giro dobbiamo lavorare sempre sfalsato, dobbiamo trovarci qui che è come il secondo giro, per cui vado a lavorare ancora una maglia bassissima che mi sposto, entro maglia bassissima e vado a lavorare una catenella, una maglia bassa che dobbiamo realizzare proprio qui al centro delle nostre 3 catenelle, per cui ripetiamo come il secondo giro, 3 catenelle e andiamo a lavorare ora qui la prima e la terza, il rilievo davanti, la prima maglia in sospeso, la terza in sospeso, vado nella prima di quella successiva in sospeso e vado nella terza in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere. Dopo che abbiamo chiuso, 3 catenelle, 1 2 3 al centro, maglia bassa, e ripeto tutto da capo, sempre la prima maglia e la terza con in sospeso, la prima, la terza, poi la prima e la terza, lascio in sospeso e vado a chiudere
1, 2 e 3, maglia bassa proprio al centro. Proseguo per tutto il giro. Adesso che ho concluso il giro, abbiamo concluso delle maglie quelle a rilievo, le 3 catenelle, entriamo nella maglia bassa con una maglia bassissima, catenella, e si inizia dal primo giro. Ovviamente adesso è diverso perché non abbiamo le catenelle, diciamo i punti sotto. Adesso come primo giro maglia bassa, andiamo a lavorare qui al centro che abbiamo lavorato le maglie a rilievo e andiamo a lavorare di nuovo il ventaglio. Entro tra le 4 maglie che abbiamo realizzato prima nel gruppo, lavoro di nuovo il ventaglio, per cui 3 maglie alte, 3 catenelle e le 3 maglie alte. Così si riprende tutto da capo, dalla primo giro lavorato. E vado a realizzare la maglia bassa dove c'è la maglia bassa, in questo modo, e ripeto di nuovo la stessa cosa entrando nel gruppo delle 3 maglie, diciamo delle 4 maglie a rilievo, vado a lavorare le 3 maglie alte e poi le 3 catenelle. Ecco qui, ho terminato, ho proseguito fino ad arrivare a circa 20 centimetri, in base lo provate, però 20 centimetri è perfetto. Comunque una lavorazione che mangia un bel po' di filo, per cui è bene mettere un centimetro in più. Adesso andiamo a lavorare. Io mi sono fermata dove ci sono il giro con le catenelle, vedete, catenelle e maglia bassa. Allora vado a realizzare un giro di maglie basse in maniera che poi con l'ago possiamo chiudere. Allora entro, ho fatto una catenella, maglia bassa, qui ci sono 3 catenelle, per cui vado a lavorare 3 punti senza fare diminuzioni, perché tanto poi qui c'è una maglia, la lavoro semplicemente per renderlo più robusto, per far passare poi il filo. Vado a lavorare ogni punto con una maglia bassa senza fare diminuzioni, non serve. Qui c'è una maglia, la lavoro, qui 3 maglie e vado a lavorare le 3 maglie basse, così prendiamo ago e filo e andiamo a cucire il nostro cappello. Adesso vado a passare il filo in questo modo tra le catenelle, saltandone 2 3, e tiro, e ancora, poi vado a tirare un pochino e proseguo per tutto il giro e poi andiamo a cucire la parte. Adesso che ho tirato il filo vado a passare il filo in maniera di chiudere. Adesso lo taglio anche un po' perché è lunghissimo, ho messo un filo troppo lungo. Ecco, vado a finire di cucire man mano intorno in questo modo con l'ago e a tirare in maniera poi di chiudere a cerchio il nostro cappello. Ecco qui, ho completamente chiuso, non c'è nessun foro, eccolo qui completamente chiuso, lo vado a tagliare. Siccome voglio realizzare un bel pompon, adesso lo realizzo e lo metto proprio qui, sempre con il verde.
Allora, ho messo un bel pompon abbastanza grande, come vedete, ma ci sta benissimo perché il filato è abbastanza grande, per cui ci sta bene. E poi adesso che fa molto freddo, va benissimo il pompon. Come avete visto è facile da realizzare, dovete stare attenti alla circonferenza e poi aumentare fino a 19-20 cm. Poi insomma fate una prova e in questo modo non si può sbagliare. Allora, se volete potete seguirmi anche su Instagram, Luana Dolci Riflessi. Un bacione a tutte, ci vediamo sempre di lunedì e venerdì con i nuovi tutorial, di mercoledì con tutorial velocissimi. Baci!